Buongiorno, sono Alessandro Zanini dell'impresa Edilverde e sono un cliente Ruble Master ormai da più di 20 anni e sono qua per condividere con Ruble Master la mia esperienza. Qual è secondo te il punto di forza che ti ha fatto scegliere? Nel frattempo siamo già alla quarta macchina, il quarto impianto che hai acquistato, Rebel Master, che ti ha fatto scegliere la Rebel Master. Ma una delle cose che mi ha colpito già dall'inizio è la compattezza della macchina, la facilità di trasporto, la facilità di messa in opera quando si arriva in cantiere. Anche e specialmente l'ultimo, il 90 con il vaglio, quindi con questa applicazione ancora più ingombrante, più importante, eccetera, rimane sempre velocissima da mettere in funzione. Quali sono i materiali che puoi frantumare con l'impianto d'urto Rebel Master, con l'RM90 Go per esempio? Ma i materiali che si possono frantumare sono tantissimi, si parte dal calcestruzzo ai laterizi, a tutti i materiali da demolizione, all'asfalto, a materiali da cava, anche materiali in natura, gli scarti di lavorazione della pietra, tutti i materiali frantumabili, insomma. Puoi frantumare naturalmente anche del materiale naturale, diciamo, non lo puoi utilizzare solo per riciclaggio, è anche naturale, no? Materiali da cava, materiali naturali, ghiaia, materiali estratti dal fiume, tutti questi tipi di materiali. E col calcestruzzo, hai problemi col calcestruzzo, per esempio il ferro che c'è dentro, tanti dicono che il frantoio ad urto non puoi frantumarlo, il calcestruzzo per il ferro. Allora, no, la macchina non ha nessun tipo di problema con il ferro, logicamente. Dobbiamo stare attenti a non introdurre dei pezzi esageratamente grossi o del tondino molto grosso perché può andare a danneggiare il nastro trasportatore. Bisogna avere questa avvertenza, ma non ha nessun problema con il ferro e lo separa, lo divide perfettamente. Parliamo della qualità del prodotto finale. Com'è la qualità del prodotto finale? È come per esempio un frantoio a mascelle o è diverso? Ma dalla nostra esperienza noi abbiamo provato a utilizzare sia materiale fatto con mascelle, sia con trituratore e appunto con il Ruble Master. Le prove che ci danno poi, le prove di piastra che si eseguono per vedere la tenuta del sottofondo, i risultati migliori vengono con il materiale prodotto col frantumatore ad urto rispetto agli altri. Ma allora il frantumatore ad urto produce un materiale più tondeggiante, più cubico, più omogeneo, molto più omogeneo. E quando vai a stenderlo si chiude velocemente subito rispetto invece a uno trattato con le mascelle. Quindi diresti la qualità del prodotto finale ha un valore economico anche più elevato allora in questo caso. Ma sicuramente sì, infatti specialmente per fare gli strati superficiali, diciamo gli strati di finitura prima di fare la pavimentazione, tutti prediligono il materiale prodotto con questa macchina. È difficile operare con il frantumatore? No, assolutamente. Logicamente ci vuole una piccola preparazione iniziale per capire il suo funzionamento, ma poi è una macchina molto intuitiva e facile da usare. Poi si comanda direttamente con un radiocomando dalla cabina dell'escavatore o della pala in base al mezzo che stai usando per caricare la macchina e dove tutte le funzioni, tutto quello che ti serve per azionarla, per spostarla, per farla partire o per farla fermare. E nell'eventualità succedesse qualcosa, che hai fatto qualcosa che non va o c'è qualche disfunzione nella macchina, ti viene segnalato tramite un codice di errore e così da solo puoi tranquillamente capire di cosa si tratta, risolvere il problema e continuare a lavorare. È una macchina che puoi andare anche a noleggio per noleggiarla? Mi pare che voi l'affittate, cioè la noleggiate più volte, giusto? Sì, noi noleggiamo la macchina perché è proprio stata la cosa che già dall'inizio abbiamo pensato. Abbiamo pensato che un impianto del genere, visto che ha dei costi abbastanza importanti di acquisto,
Un'aziendina piccola non se lo può permettere, anche se gli servirebbe per fare i suoi lavori. Allora, dandolo a noleggio, possiamo dare questo servizio a più aziende che attingono appunto a questa macchina e hanno il risultato. E per quanto riguarda la manutenzione, il servizio è molto impegnativa, ci vuole molto tempo. No, perché fondamentalmente tipo le lubrificazioni è impianto di grassaldo automatico, quindi si arrangia da sola. Il motore è un motore diesel normalissimo, quindi ogni 8 ore devi fare i soliti tagliandi, oli e filtri e le solite cose, che sono normalissime. Il resto poi ci sono la sostituzione dei pezzi di usura, quali corazze, martelli, eccetera, ma che sono tutte robe imbullonate alla macchina, quindi sono da svitare, tirare via il pezzo usurato e mettere su quello nuovo e tornare a stringere le viti. Non è niente di complicato, non è che servono attrezzature strane o cose particolari. Dopo 20 anni, è il quarto impianto che hai acquistato. Perché lo consiglieresti a qualcun altro che vuole acquistare un impianto di frantumazione? Ma semplicemente perché io mi sono trovato sempre bene e quindi mi sentirei di consigliarlo anche a altre persone. Ti ringrazio, grazie per aver condiviso con noi le tue esperienze. Grazie. Grazie a voi.